Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Federica e questo è il backstage dello shooting ispirato a Brandon Warhol. Prima di iniziare vorrei precisare che questa è la mia personale interpretazione. Nella ricerca del proprio stile è importante anche guardare i lavori di altri, studiare e fare pratica, ripetere il tutto, farsi ispirare e sperimentare diverse tecniche. Il suo stile è suggestivo, sì, ma ricordati di sperimentare ed andare avanti per trovare il tuo. Brandon è un fotografo freelance di New York, su Instagram ha raggiunto più di 1 milione di followers, crea ritratti con un'atmosfera unica e onirica. I suoi tratti distintivi sono sicuramente il colore, i props ricorrenti nelle sue foto e il bokeh. Per ottenere uno stile complementare a quello di Brandon bisogna scattare in situazioni di scarsa luce. Nel mio caso non ho rimosso del tutto la luce in quanto la sola illuminazione delle lucine non bastava per illuminare il soggetto. Per scattare con poca luce è necessario alzare gli ISO. Assicurati che la tua camera sia in grado di lavorare bene con gli alti ISO. Inoltre avrai bisogno della massima apertura del diaframma che aiuterà sia per l'esposizione sia per il bokeh. Brandon fotografa sempre con obiettivi a focale fissa, come il 50 e l'85 alla massima apertura. Questo gli permette di ottenere un bellissimo bokeh e mantenere l'ISO della camera bassi quando scatta in luoghi con scarsa illuminazione. In questi scatti ho utilizzato il 50 mm a 1.8, mentre nel secondo set, che vedrete tra poco, ho utilizzato il 70-200 con apertura 2.8. Infine, nelle foto di Brandon notiamo vari props, cioè accessori di scena, che rendono inconfondibile il suo stile. Nel suo feed di Instagram troviamo lucine, occhiali dallo stile retro, bolle di sapone, prismi e CD per creare riflessi. Io adoro il prisma, lo utilizzo praticamente sempre quando voglio creare riflessi ed arcobaleni e inserire nelle immagini effetti di luce particolari. Ho provato anche a utilizzare la superficie di un CD per creare riflessi interessanti. Non avendo una stanza particolarmente adatta dove scattare, come sfondo ho scelto di usare un tessuto con paillette e delle luci appese. Il bokeh che vedete nelle foto è dato dalle paillette che, riflettendo la luce e sfocandosi, danno questo effetto. Poi ho utilizzato altre luci di fronte al soggetto e vicino alla camera per illuminare la modella e creare un altro livello nella foto con cerchi sfocati di luce davanti grandi. Se siete curiosi o vi interessa sapere dove ho preso tutti gli accessori che ho utilizzato per questo set, vi lascio tutti i link nell'info box. Le luci che usa Warhol sono quelle piccole con il filo in rame, si chiamano Fairy Lights. Vi aggiungo il link anche di queste in descrizione. Io purtroppo non avevo le Fairy Lights, o meglio, le ho acquistate ma ancora non mi sono arrivate, quindi mi sono arrangiata con delle semplici luci LED. Rimedierò con un nuovo video appena arriveranno le altre, che tra l'altro sono anche più comode perché sono piccole e vanno a batteria, quindi non vedo l'ora di utilizzarle per un set in esterna. Comunque questa è la prova che non servono chissà quali strumenti per creare foto d'effetto, potreste utilizzare anche le luci di Natale e creare ritratti interessanti senza per forza copiare in pieno lo stile di un altro fotografo. Come secondo set ci siamo spostati nella camera da letto, in pieno stile Warhol che ama le atmosfere calme e confortevoli. In questo set ho appeso al muro una rete di lucine, ho posizionato una fila di luci sul letto per illuminare la modella e infine ho messo anche una terza tendina di luci davanti, in modo da avere 3 livelli di luce ma anche di bokeh. E in questo set ho utilizzato il 70-200 perché volevo una profondità di campo molto ridotta. Per fare le foto dall'alto invece ho preparato una piccola scala da 3 scalini che uso sempre quando voglio riprendere da un angolo insolito. Sono pure riuscita a fare qualche scatto con il prisma, anche se tenere in mano un teleobiettivo e nell'altro il prisma è stata veramente un'impresa difficile.
Vi anticipo che il prossimo video sul mio canale sarà dedicato alla post-produzione di una di queste immagini, quindi se vi interessa seguire il processo che ho utilizzato per editare le foto di questo set, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi video. Mi trovate anche su Instagram come Federica Moretti Fotografa. Questo era il backstage del mio set fotografico. Ringrazio la modella Jennifer e PN Makeup che ha curato il trucco e le riprese di questo video. Vi lascio i loro riferimenti in descrizione. Grazie per aver guardato il mio backstage e a presto con un nuovo tutorial!